Buongiorno, direi che oggi non è stato troppo un buon giorno, ho recuperato veramente poco e male, un po' perché sono andato a letto veramente tardi ieri sera. Vediamo se mi dice a che ora sono andato a letto. Sono andato a letto alle 5 di mattina e mi sono svegliato praticamente alle 10. Sono andato a letto alle 5, mi sono svegliato alle 10, quindi ho dormito circa 5 ore. A livello di sonno profondo non ne ho fatte chissà quante, infatti ecco anche per questo motivo che il mio recupero è veramente basso. Il motivo è perché ieri sera sono tornato a casa tardi e stamattina ho fatto un check out dell'appartamento, considerando che purtroppo oggi, quindi il 20 novembre, è il mio ultimo giorno qua a Bali. Ho un po' perché sicuramente mi mancherà, allo stesso tempo sono anche contento di tornare alla mia routine dove inizio veramente ad allenarmi come prima tutti i giorni, palestra, padel, cosa che ovviamente qua ho un attimino trascurato. Però un po' sono contento che sono riuscito a essere disciplinato sul fatto che non avrei toccato nessuna racchetta per circa 2 settimane, no? Cosa che non è che ne vado contento, ovviamente, però considerando che lo voglio prendere veramente come un lavoro, come vi dicevo già negli altri video, per me era importante a livello mentale fare un staccare, un po' per fare in modo dare tempo al mio corpo di sfiammarsi e tornare di nuovo veramente al 100% alle forme. E un po' anche proprio perché allontanandomi so che adesso che ritornerò ci avrò ancora, già ce ne avevo prima, non c'avevo bisogno di fare questo, adesso ne ho ancora di più, no? Quindi here we go. Vabbè, insomma, altri dati che sono importanti qua, non troppo. Ieri raga ho fatto un'esperienza devastante, oltre che aver fatto surf la mattina dalle 10 alle 11, poi il pomeriggio ho fatto una sessione di bagni caldi e bagni freddi in un centro spa praticamente. Sono partito con una doccia normale giusto per abituarmi un attimo all'acqua, poi subito bagno freddo, 3 minuti raga, e per me è stata una soddisfazione incredibile, considerando che magari facciamo così. Ok, tra l'altro questo è il posto in cui sono raga, veramente figo, che ne dite? Veramente bello. Praticamente si vede un po' tutta Bali, io sono a Canggu, qua c'è la piscina, è molto tranquilla, non c'è nessuno. Infatti adesso mi sa che mi metto così a registrare alcuni contenuti. E stavo dicendo appunto, ieri ho fatto sauna e bagno ghiacciato, ho fatto 3 minuti, che era la prima volta per me che facevo un bagno ghiacciato di 3 minuti. È una bella soddisfazione, nonostante so che potrebbero esserci persone che stanno guardando questo video e che dicono 3 minuti, ma wow, cioè sembri tutto te adesso. Assolutamente non sto dicendo questo, sto solo dicendo che è stata la mia prima volta, no? Nonostante ciò sono stato contento perché ho cercato di gestire al meglio la situazione, nonostante quando tu entri e fai un bagno ghiacciato, per chi l'ha fatto lo sa, il tuo corpo inizia ad alzare tantissimo le frequenze, inizia ad alzare tantissimo i battiti cardiaci, e il lavoro principale è stato appunto tenere basse le mie frequenze cardiache, perché veramente stavo iniziando a tremare. Appena entrato nell'acqua c'è stato tipo uno shock termico, no? Ho cercato di gestirlo appunto abbassando poi la frequenza cardiaca. Detto questo, poi ho guardato, c'era un'altra persona con me, mi ha detto che sono stata dentro 3 minuti, dopo questo siamo usciti, bagno turco, e lì sono sincero è stato veramente devastante. Anzi, prima, appena usciti dall'acqua ghiacciata, siamo andati di fronte a un falò con la vista sull'oceano, c'è una vista ancora più bella di questa, dove ci siamo un attimo scaldati, poi bagno turco, e devo dire che è stato veramente bello perché finalmente un po' di caldo. E poi successivamente 15 minuti di bagno turco e poi altri 3 minuti di bagno ghiacciato, e al secondo giro è stato un po' più facile, sono sincero.
sono entrato un po' perché ero anche accaldato al bagno turco, quindi è stato, non dico quasi piacevole, ma è stato un bello shock comunque. Però essendo la seconda volta sapevo cosa aspettarmi a livello mentale, infatti sono entrato e già stavo respirando molto lentamente, no? Ero molto più rilassato rispetto all'inizio, che non sapendo che cosa mi stesse aspettando ero molto agitato. Quindi così è andata, sono entrato, abbiamo fatto altri 3 minuti, poi siamo scaldati un attimo di fronte al falò e poi di nuovo sauna. È stato veramente bello. A parte il fatto che ero un po' scottato, come si può vedere anche in questo momento, quindi quando sono entrato praticamente la pelle, secondo me, vabbè, oltre allo shock termico e tutto quanto, mentre la mia pelle un po' scottata non mi ha aiutato. Penso di aver sentito un po' più di dolore, come se fosse tipo qualcosa di pungente, no? E quindi questa è stata un'esperienza veramente bella, sono contento di averla fatta perché in Italia non ci sono questi posti e peccato però, perché secondo me potrebbe anche andare un posto del genere, una sauna, un centro barra termale, spa come questo, che lo so che uno potrebbe dire sì ma ci sono. Purtroppo non potevo portare dentro il telefono e registrare dei contenuti, e anche questa è stata una cosa che veramente mi è piaciuta perché all'interno di quel posto veramente riesci a concentrarti solo su te stesso, non hai distrazioni, parli con le persone o stai in silenzio e mediti e preghi o qualsiasi cosa una persona vuole fare. Quindi è stato veramente un posto dove ho aumentato la mia concentrazione alle stelle, ho testato qualcosa di me che non avevo mai fatto prima. Ho visto come reagisce il mio corpo all'acqua così fredda, era 5-7 gradi, non mi ricordo, che non sembra troppo basso, però credetemi, quando entrate raga è veramente uno shock termico. Considerate che la nostra temperatura della pelle è quasi 37 gradi, quindi sono circa 30 gradi in meno rispetto alla tua temperatura. E lo rifarei subito e sono contento di averlo fatto perché l'alternativa era andare in palestra, e siccome non ho l'abbonamento avrei dovuto pagare tipo 15 euro per andare in palestra, ho preferito pagare 15 euro per testare questa nuova experience, che sono veramente contento di averla fatta. Quindi oggi avete visto il mio sonno, non è stato dei migliori, cercherò di recuperare un po' qua, adesso faccio magari un tuffo qua in piscina, poi mi riposo nuovamente un attimo. Stasera ho un lungo volo perché da Bali arriverò a Kuala Lumpur, che sono 4 ore, poi ho uno scalo e poi 13 ore di volo fino a Istanbul. 13 ore di volo fino a Istanbul, porca miseria, sono veramente tante 13 ore. Stavo dicendo prima che si interrompesse il video, qua c'ho il menù. Adesso non credo proprio di prendere una pizza a Bali, vedrò cosa prendere, magari un po' di, non lo so, qualche poké. Mi piacerebbe star fit comunque, ecco, tipo pollo, poké, roba di questo genere, mi piacerebbe. Mi riposerò un po' qua in piscina, farò un bel bagnetto, perché poi stasera tra l'altro mi hanno pure posticipato il volo, doveva essere alle 22 ed è a mezzanotte, 2 ore dopo. E vabbè, è vero, posso godermi 2 ore in più questo posto, però considerando che già parte parecchio tardi e non ho dormito niente, non so in che modo posso arrivare là stasera. Vabbè, sarà tutto da vedere. In ogni caso cerco di vivere gli ultimi giorni un po' come tira il vento, sotto tutti i punti di vista. Non mi farò troppi pensieri, vivrò abbastanza spensierato, perché poi si ritorna con il mood focus, sveglia, allenamento col maestro o a padel, a partita, oppure in palestra, torneo VT che vi porterò sicuramente con me, cercando di registrare il più possibile. E penso che questi sono uno degli ultimi video che farò dove la gente apre questi video e non vede nulla di padel, perché ricordo che questo è il mio canale dove la mia ambizione è diventare uno dei primi italiani a partecipare a una finale di Premier Padel,
però in questo momento non sto caricando praticamente nessun video sul padel da diverse settimane, ok che l'argomento è sul padel e voglio portare tutto quanto il mio percorso, sia quando spingo sia quando magari ho delle vacanze programmate come questa. Quindi no, ci vediamo al prossimo video, ciao!